L'azienda è situata nelle Langhe, un'area del Piemonte che è molto famosa per la produzione di vino e di nocciola. E noi siamo a metà collina, a un'altezza di 300 metri. Mentre il paese, il punto più alto, sono sui circa 600. Il terreno qua è molto argilloso, diciamo non è l'ideale per l'ortocultura, però noi stiamo cercando di, tra virgolette, modificarlo, comunque arricchirlo il più possibile, perché sì, è difficile da coltivare perché molte volte indurisce facilmente, si compatta facilmente, però allo stesso tempo ha il vantaggio di trattenere meglio i nutrienti e quindi può essere usato a nostro favore questa caratteristica. La piovosità in questi ultimi 2 anni sono stati abbastanza critici, sono stati molto secchi, soprattutto la scorsa primavera. Questa qua che è appena finita, questa stagione qua, per fortuna ha piovuto un po' di più, però sì, negli ultimi anni siamo stati un po' scarsi di acqua. E noi l'acqua che usiamo per l'orto prevalentemente è quella che cerchiamo di raccogliere nelle nostre cisterne, quindi acqua piovana, però in questi ultimi anni abbiamo dovuto utilizzare anche il pozzo, quindi acqua che pompavamo tramite sistemi di irrigazione, e soprattutto per il mese più caldo, quindi agosto, quasi tutto agosto, ecco. Diciamo un po' più umido del sud Italia sicuramente, un po' più piovoso, però non troppo, diciamo l'estate è abbastanza secca. Estate secca, autunno e inverno abbastanza umido e bagnato, sì. L'azienda Amaranto è una realtà familiare, siamo solo io, mio padre e mia madre per quanto riguarda la preparazione dei pasti e anche per l'ospitalità dei nostri volontari, e una ragazza albanese che fa un part-time, quindi appunto è una realtà piccolina. Noi abbiamo solo 1,5 ettari di terreno e produciamo prevalentemente ortaggi. Quindi io mi dedico più per quanto riguarda l'orto, e mio padre invece una volta a settimana fa il pane, perché abbiamo anche un forno e quindi facciamo prodotti da forno come il pane, i biscotti. Il nome Amaranto deriva da un'erba, perché in italiano vuol dire un colore, è un colore tipo rosso amaranto, però è anche una pianta e ha anche un bellissimo significato etimologico che non appassisce. Amaranto, anega il verbo, in latino adesso non mi ricordo. Poi abbiamo anche un pollaio abbastanza grande e quindi con delle galline livornesi che producono delle uova buonissime che vendiamo. Cioè noi vendiamo principalmente ai mercati direttamente, non abbiamo una distribuzione sufficiente per vendere all'ingrosso, però ai mercati, ecco, quindi direttamente ai nostri privati e anche alcuni chef di ristoranti o agriturismi qua della zona. E quello che mi piacerebbe fare in questo bellissimo spazio è creare un campeggio, un agricampeggio,
e perché no, un domani ovviamente finendo dei lavori abbastanza grandi qua strutturali, mi piacerebbe molto aprire anche un punto di ristoro, quindi per poter somministrare i prodotti che produciamo. Mi piacerebbe farmi conoscere un po' più localmente, perché al momento stiamo facendo tanti mercati con cadenza mensile, però un po' lontani dalla nostra zona, e mi piacerebbe appunto invece tenermi clienti qua della zona e poter vendere i miei prodotti e allo stesso tempo poterli accogliere qua in azienda per fare da mangiare, creare diciamo un punto di ritrovo anche, no? E appunto un progetto abbastanza ambizioso che ho in corso è quello della biopiscina, che ho iniziato a giugno dello scorso anno. L'ho costruita praticamente con l'aiuto dei miei genitori, di mio padre e mio zio, e appunto da più di un anno che ci sto lavorando. Adesso siamo al 70% del progetto e quindi questa biopiscina avrà una doppia funzione: sarà un ulteriore diciamo recupero di acque degli spazi che ci sono qua davanti alla casa e delle acque piovane ovviamente, e per poterla usare come servizio per un futuro campeggio, quindi per poterci fare il bagno, e quindi noi, ecco, sarà un bel servizio che offriremo. E in Italia le aziende agricole sono agevolate burocraticamente per poter accogliere fino a 3 piazzole camper, e quindi adesso sto cercando di dedicare uno spazio delimitato attorno alla piscina per poter accogliere anche dei viaggiatori e per poter offrire qualche notte da noi. E al momento sto sperimentando questo servizio con un sito svizzero molto carino che è praticamente l'Airbnb dei campeggi, e si chiama Nomadi. In questo momento ci sono 2 camper in azienda. Diciamo sì, il nostro problema maggiore in questo momento sono alcuni insetti come la cimice, oppure anche solo i bruchi che ci mangiano le verdure. Utilizziamo prodotti naturali che ci produciamo, alcuni di questi ce li produciamo da noi, come ad esempio i macerati che possono essere di consolida, di ortica. Utilizziamo anche un minerale che si chiama la zeolite, e che serve a tenere un po' lontano le lumache e tutti questi animaletti che le mangiano. Purtroppo la scorsa estate abbiamo avuto un grosso problema ai pomodori, sono stati attaccati dal ragnetto rosso che diciamo li mangia la linfa vitale, e quindi abbiamo raccolto molto meno. Stiamo cercando di imparare a utilizzare sempre di più questi prodotti, o comunque cercare di attrarre a noi anche animali più utili come gli uccellini. Abbiamo costruito un po' di rifugi per gli uccellini, anche per i pipistrelli. La nostra idea è quella di arricchire il più possibile il suolo, e lo stiamo facendo con dei compost che produciamo noi, con scarti vegetali che possono essere sfalci, erba tagliata, frutta che sta marcendo ovviamente, e pollina, ovvero la cacca delle galline. E con questo tipo di compostaggio che andiamo a fare in maniera molto rapida, perché girandolo ogni giorno riesce a maturare molto in fretta, e nel giro di circa 3 settimane possiamo già portarlo al suolo, in modo tale che appunto creiamo l'ambiente ottimale per microrganismi, un suolo un po' più sano, pieno di batteri utili, ecco.
siamo stati anche all'inizio tra i primi in Piemonte, quando io ero però piccolo, e all'epoca i woofer erano ospiti nella nostra mansarda, quindi ci sono stati periodi che ne abbiamo tenuti anche più di 3 o 4, una volta per sbaglio ce ne sono stati 7 contemporaneamente. Una bella esperienza. In quegli anni lì, quindi dal 2009 al 2014, abbiamo ospitato penso almeno 200 persone, 200 ragazzi da tutto il mondo. E appunto adesso ho ripreso perché abbiamo liberato, diciamo, degli spazi che prima non avevamo, e quindi abbiamo deciso di dare di nuovo questa opportunità alle persone di aiutarci e appunto approfittare di questo loro aiuto. Per ora siamo stati molto fortunati, abbiamo conosciuto tante brave persone e abbiamo dei bellissimi ricordi e siamo molto contenti. Anche io devo imparare ancora tantissime cose che sto approfondendo facendo dei corsi. Mi è capitato di andare a maggio in una bellissima azienda in cui ho imparato l'agricoltura rigenerativa. Mia madre invece è un'appassionata di video YouTube quindi anche lei è una fonte di consigli continua. E quindi sì, un consiglio che posso dare a chi inizia è di aver voglia di imparare, aver voglia di scoprire cose nuove, di mettersi in gioco, di sperimentare, perché per arrivare a un determinato obiettivo, comunque a un successo, ci vogliono 1000 fallimenti, quindi non demoralizzarsi. Io mi sono già demoralizzato tantissime volte in passato, ho già avuto anche voglia alcune volte di cambiare un po', a volte sono gli stessi clienti che mi danno la forza di continuare. Ecco, una cosa importante prima di buttarsi in questo lavoro è ovviamente provare da gente magari con più esperienza, o fare magari un punto esperienza di volontariato come il woofing, conoscere anche altre realtà. Questa secondo me è la cosa più importante, perché vedendo anche come lavorano gli altri puoi avere tantissimi spunti, tantissime idee, è molto utile. Sì. Beh, sicuramente una cosa che mi piace tantissimo è il poter stare molto tempo all'aria aperta, quindi avere il mio ritmo, non avere nessuno che mi stressa sull'orario, stare nello spazio aperto, comunque in un posto dove non ho nessuno che mi critica, diciamo, mi piace molto. Mi piace anche tanto andare ai mercati, vendere alla gente, parlare, dargli consigli su come cucinare la verdura. Questo mi piace anche raccogliere i prodotti che facciamo, che produciamo, perché appunto danno molta soddisfazione. Mi piace conoscere tanta gente nuova che viene a trovarci, mi piace a volte organizzare degli eventi, quindi questo lavoro mi dà la libertà di dedicarmi a un'altra mia passione, che è l'organizzazione di eventi, molti dei quali sono qua in azienda, con un sacco di miei amici che sono nel mondo dello spettacolo, della musica, queste cose qua. Mi considero molto fortunato perché ecco, poi con i miei genitori mi danno molta libertà e sono contento, diciamo. Quello che non mi piace, quando appunto devo combattere contro, che poi non è combattere, però cercare di contrastare magari malattie delle piante, animali infestanti, e quindi quelle cose lì sono un po' più delicate. E voilà, questo. Questo è molto difficile da dire, perché quasi tutto è tutto una catena, cioè se non fai il lavoro noioso non puoi fare quello
più bello, no? Ma io preferisco più seguire le piante che non, cioè raccogliere ok, ma coltivare, cioè piantarle, poi togliere l'erba, pulirle, seguire la crescita, no? Sì, mi piace, cioè così dipende dai giorni, se sono più stanco aspetto un momento, dormo di più, se sono più riposato mi sveglio prima. Il bello di questo lavoro è la libertà, essere liberi di fare quello che ti senti senza imposizioni, senza liberi.